Ciao, benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria e anche nel 2026, così come nel 2025, ogni settimana più o meno vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Prima ho detto più o meno perché, come vi avevo anticipato nell'ultimo video, ci saranno un po' di novità in questo 2026. Non vi preoccupate, niente di stravolgente, ma cercherò di fare un mix tra i due format che ho provato nel 2025, quindi video classici come questo e live stream. Anzi, se ancora non lo avete fatto, trovate nella descrizione di questo video il link al feedback form. Anche se non avete visto le live stream, non preoccupatevi, anzi andate a recuperare le live stream e nel frattempo compilate il form e fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere nel 2026, ma di questo torno a parlare a fine video. C'è una cosa che non cambierà nel 2026 è che in ogni video classico le notizie saranno sempre due, quindi su questo non cambiamo formato per il momento e direi che partiamo subito. Per la prima notizia vi parlo di alcune start-up sia americane sia inglesi, con appunto sede in Regno Unito principalmente, e vi parlo di queste start-up non tanto per le start-up in sé, ma per il loro business, ovvero si stanno occupando di geoingegneria solare, che sembra un termine super complicato, ma uno dei concetti un pochino più semplici che esprimono lo stesso significato è quello di riduzione della radiazione solare. È difficilissimo, è praticamente uno scioglilingua, ma appunto si tratta di un insieme di pratiche e di tecniche per sostanzialmente andare a ridurre il riscaldamento globale. Questo potrebbe sembrare una cosa super interessante, super ottimale per il nostro pianeta, per la nostra vita sulla Terra, se non fosse che questo processo avviene tramite una modifica molto molto intenzionale del bilancio energetico del pianeta. Quindi, come al solito, l'essere umano mette il suo zampino e cerca di modificare chimicamente le cose, e questo può già farvi pensare al fatto che qualcosa non va in questo processo, e infatti ho pensato che potesse essere molto interessante partire con il primo video del 2026 con questo business portato avanti da diverse startup americane e inglesi. Ma tornando al concetto di geoingegneria solare, uno dei metodi più studiati e più comuni consiste nell'immissione di particelle microscopiche in grado sostanzialmente di riflettere la radiazione solare verso lo spazio, andando a ridurre poi la temperatura al suolo e quindi quella che percepiamo, sul nostro pianeta. Quindi sostanzialmente di che cosa si tratta? Si tratta di creare chimicamente una sorta di patina che va a ricoprire la Terra per appunto far passare meno le radiazioni solari e quindi riuscire a ridurre le temperature. Queste start-up hanno portato avanti diversi test anche, quindi non sono idee campate un pochino per aria, ma sono processi che sono già stati messi in atto per felicità di vari ambientalisti, ma anche scienziati, membri di comitati scientifici e di ricerca. E l'idea qual è? È quella di avere degli aerei o dei palloni sonda che rilasciano miliardi di molecole di diossido di zolfo nell'atmosfera. Questo porterebbe alla formazione di aerosol e creerebbe, come dicevo prima, un sottile strato riflettente attorno alla Terra. Quindi è come dire che stiamo cercando di impacchettare la Terra in modo tale che passi meno radiazione solare, e non so, per me continua ad essere parte di una trama di Black Mirror, quindi anche quest'anno continueremo con questo tipo di situazioni al limite del folle. Ma se questo fenomeno vi sembra vagamente familiare è perché in realtà in natura questo fenomeno si verifica già, ma non è portato all'estremo così come lo farebbero queste start-up. E quando è che si verifica questo fenomeno in natura? Si verifica in occasione di grandi eruzioni vulcaniche.
nell'articolo che vi lascio oggi viene anche nominata una delle eruzioni vulcaniche che hanno creato, una delle eruzioni vulcaniche più recenti che hanno creato questo fenomeno, e per un certo periodo la temperatura del nostro pianeta effettivamente è diminuita, non mi ricordo se di mezzo grado o di 1,5 gradi, forse di mezzo grado a livello globale, ma per sicurezza andate a vedere l'articolo e io magari ve lo metto qua da qualche parte perché la mia memoria fa sempre schifo. Questa cosa non è cambiata dal 2025 al 2026. Come dicevo prima però, ovviamente ridurre l'effetto delle radiazioni solari può sembrare un modo diciamo veloce e allettante, ma come tutti i modi veloci di fare delle modifiche radicali a quello che sta succedendo in un certo ecosistema, questo tipo di appunto caratteristica stessa porta con sé delle grandi conseguenze, dei grandi problemi e ovviamente delle riflessioni da fare, perché sennò non saremo qua su Green Tech Tales a parlarne. In primis non sono presenti delle regolamentazioni a livello globale che possono essere legate all'implementazione di questo tipo di misure, soprattutto su vasta scala. Quindi da un certo punto di vista queste aziende, che sono aziende private, potrebbero tranquillamente applicare questa metodologia su larga scala e nessuno, diciamo, potrebbe dire niente se non cercare di alzare la mano e dire questa cosa forse non è il massimo per motivi A, B, C e D. Il secondo punto è che la decisione di alterare il clima, così in modo appunto arbitrario, potrebbe generare delle tensioni politiche e soprattutto sociali tra le nazioni. Siamo in un momento storico in cui diciamo che di tensioni politiche e sociali a livello internazionale ce ne sono abbastanza, quindi probabilmente non vogliamo che anche questa situazione si aggiunga, anche per un altro motivo, ovvero il terzo che vi elenco oggi, ed è che l'utilizzo massiccio di geoingegneria potrebbe avere degli effetti collaterali molto imprevisti sui modelli climatici che conosciamo a livello regionale, ma anche sulle precipitazioni, con diverse conseguenze quindi sia sugli ecosistemi che sulle popolazioni e quindi sulla nostra vita comune sulla Terra. E poi a cascata andiamo all'ultimo punto, ovvero quello che probabilmente è il punto che ci fa sperare nella diciamo, messa da parte di questo tipo di processi davvero davvero folli, ed è il fatto che sono soluzioni estremamente costose. Quindi il fatto che possano essere applicate su larga scala è molto molto complicato, sono davvero davvero costose e soprattutto se pensiamo diciamo con un occhio al futuro, dipendere da dei processi costosi e soprattutto portati avanti da aziende private su un fenomeno che può cambiare la vita sia sul breve termine che sul lungo termine, significa poi andare a dipendere da quel tipo di processo e di conseguenza diciamo, il fattore monetario diventa davvero rilevante. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo fenomeno, fatemi sapere se avete letto qualcosa riguardo alla geoingegneria solare o alla riduzione del potere dei raggi solari e io direi che non posso fare altro che passare alla seconda notizia della giornata. Come sapete, quando scelgo le notizie per le puntate, cerco di portare delle notizie che diciamo hanno un focus su diverse cose, spesso anche su tematiche opposte, sebbene restiamo sempre sotto il tema della sostenibilità. Per la seconda notizia, infatti, vi voglio parlare di sostenibilità ma da un punto di vista strategico e lo faccio portandovi un articolo che è sempre tra i link del Linktree della puntata, in cui a sua volta viene fatta una citazione. In questa citazione viene affermato che cominciare a pensare alla sostenibilità ed integrarla nei processi aziendali e nelle scelte di business in realtà non è più soltanto importante da un punto di vista etico, di appunto occhio al futuro, eccetera, eccetera, ma comincia a diventare una priorità. E adesso vediamo perché e diciamo approfondiamo un pochino questa citazione. Infatti, parlare di sostenibilità non è sempre facile. Sebbene in questo canale cerco sempre di portarvi diciamo un punto di vista molto molto positivo, parlare di sostenibilità non è sempre semplice, non perché sia difficile parlare di sostenibilità, ma perché bisogna sempre cercare di adattare il discorso e il focus in base anche alle persone che ci ascoltano. In primis perché spesso quando si dice
che ci si occupa di sostenibilità, le persone pensano subito che siamo degli abbracciaalberi. Ora, non è proprio così, nel senso che va bene essere abbracciaalberi, e tra l'altro non so se lo sentite, ma c'è un uccellino qua sul nostro balcone che probabilmente ha deciso di fare un concerto, ma al netto appunto di essere abbracciaalberi, ovviamente parlare di sostenibilità è una questione etica, ma non solo. E il punto più complicato è che spesso pensare alla sostenibilità, pensare diciamo in modo più green, viene spesso percepito come un ulteriore costo. In questo articolo il focus è esattamente su questo tema e su come in realtà parlare di sostenibilità e integrarla nelle proprie scelte aziendali sia effettivamente una grande scelta strategica e una scelta strategica molto molto importante per il business di un'azienda. Soprattutto sul medio-lungo termine, ma anche sul breve. Tra un attimo lo vediamo. Infatti nell'articolo viene nominato un sondaggio abbastanza recente in cui si è riscontrato che il 91% di aziende, in questo caso americane, quindi dovrei cercare e trovare, poi linkarvi, magari lo farò in fase di post-produzione di questo video, dei dati un pochino più rilevanti per il mercato italiano e il mercato europeo, ma appunto il 91% di queste aziende americane affermano che nel momento in cui hanno dato priorità alla sostenibilità, ad integrarla nel proprio business, hanno riportato di aspettarsi maggiori fatturati e maggiori profitti sul medio-lungo termine. A sua volta, ancora, un report stilato da Accenture mostra che le aziende che abbracciano, diciamo, le tematiche di ESG, quindi sostenibilità a livello un pochino più ampio, generano 2,6 volte più valore per gli shareholders rispetto ai competitor. Quindi qua stiamo parlando proprio di numeri che ci fanno capire che parlare di sostenibilità non è solo essere abbracciaalberi e scriverlo da qualche parte, ma ci pone effettivamente in una situazione di diciamo rilievo da un certo punto di vista, o quantomeno ci differenzia dal mercato e anche dai nostri competitor. Quindi sostanzialmente being green is good for business, oppure come dice e come dirà, penso, perché questo video andrà online prima, come dice il titolo del mio primissimo talk del 2026, meglio verde che al verde. Vorrei prendermi i meriti di questo titolo, ma in realtà non posso prendermeli, e se sapete di che cosa sto parlando ovviamente dell'evento che si terrà il 9 gennaio, venerdì 9 gennaio, dalle 9 alle 19 se non ricordo male, spero di aver studiato bene, ed è ovviamente il Buon Anni a tutti, organizzato dal buon Savino Carlone, che mi odierà per averlo chiamato Savino, ma in collaborazione con altre persone, credo, spero, per la sanità mentale di Savino. E niente, ovviamente siete tutti e tutte invitati a Torino per sentirmi parlare di soldi e sostenibilità, del verde che interessa un po' a tutti e non solo agli abbracciaalberi. Ma fine del momento pubblicità e Savino, mi raccomando, fammi avere qualche gadget poi al Bonanni. Le aziende che dicevo si cominciano a porre delle domande legate alla sostenibilità e a come integrare la sostenibilità nei propri servizi, si accorgono molto spesso di dover partire dal lato tecnologico, quindi dal lato del Green IT, e quindi ovviamente delle tematiche di cui parliamo qua su Green Tech Tales. E quindi si parla di tutto ciò che sta sotto l'ombrello di Green IT, trasformazione digitale e oggi ovviamente anche di intelligenza artificiale. Quando si parla di Green IT ovviamente si parla sia di gestione dell'hardware, quindi non acquistare hardware non necessario, di ottimizzare i software che sviluppiamo e anche di ripensare magari i servizi offerti, di gestire i dati in un certo modo, di rilevare e ridurre quelli che sono gli sprechi, le inefficienze, ma anche ad esempio il ciclo di vita dei device, come dicevo all'inizio, legati all'hardware. E ad esempio di alcuni di questi punti ne abbiamo parlato anche in una delle live stream quando abbiamo parlato del Digital Clutter Toolkit. Mi sono un po' mangiata le parole, ma avete capito, e soprattutto vi metto come al solito il riquadrino della puntata. Quando si parla invece di intelligenza artificiale, che in questo momento ovviamente è il tema caldo, non solo del momento ma degli ultimi 3-4 anni, e sicuramente continuerà ad esserlo ancora per un po'. Quando si parla di intelligenza artificiale sappiamo che in qualche modo questo fenomeno sta in realtà tirando molto verso l'alto le emissioni di CO2 del mondo IT in modo quasi spropositato,
E il punto è che è un problema molto impercettibile, sia per l'utente finale, ma spesso anche per le aziende. Tant'è che uno dei punti molto molto importanti e molto rilevanti quando si parla di ambiente e di tecnologia in questo periodo è che, ad esempio, le big tech hanno cominciato a fare dei passi indietro sui loro obiettivi di sostenibilità, quindi magari a posticipare i propri target di sostenibilità, a magari non essere più net zero, ma in qualche modo ridurre i propri impatti e probabilmente arrivare ad essere net zero in un po' più di anni rispetto a quelli che magari erano pianificati tra il 2020 e il 2022. Tuttavia, in questo articolo vengono fatti delle riflessioni, secondo me, molto molto interessanti. Uno dei paragrafi, infatti, riguarda la sostenibilità vista da un punto di vista di ROI e di vantaggio competitivo, ma si intende di ROI nel primo momento e poi di vantaggio competitivo, diciamo, solo come conseguenza di una serie di pratiche che possono essere applicate. Infatti, se per certi versi passare al lato green richiede degli investimenti, sia in termini soprattutto di persone che abbiano effettivamente le skill per fornire un certo tipo di pareri e di considerazioni, ma anche soltanto di poter definire delle roadmap di sostenibilità, sia poi appunto per fare dei cambiamenti anche lungo la supply chain dell'azienda, eccetera, eccetera. In realtà i benefit sul medio-lungo termine spesso vanno a pesare molto più degli ipotetici costi iniziali. Quindi, come qualsiasi investimento che va a cambiare alcune prospettive dell'azienda, alcuni pilastri che l'azienda tiene in considerazione, questi inizialmente possono sembrare degli investimenti che magari non valgono nemmeno la pena, ma perché spesso il nuovo e il cambiamento in realtà fa paura perché smuove le sicurezze che si hanno. Poi in realtà ci si rende conto, mentre si è sul percorso, che effettivamente l'aver fatto quel passo in avanti o quel passo su un altro binario effettivamente ha avuto davvero dei ritorni e poi ha cominciato a diventare effettivamente un vantaggio competitivo. E qui abbiamo parlato di benefit sul medio-lungo termine, ma come dicevamo prima, sostenibilità significa, soprattutto a livello digitale, andare ad identificare gli sprechi e cercare anche di ridurli e di conseguenza, soprattutto quando si parla di sprechi digitali, quindi utilizzo del cloud e di utilizzo del cloud per quello che effettivamente ci serve e non aggiungiamo qualcosa perché, vabbè, lo possiamo mettere e poi prima o poi qualcun altro lo pagherà. Apportare appunto questo tipo di modifiche, ridurre le risorse necessarie, può portare a dei risparmi che sono effettivamente rilevanti sul breve termine e quindi questo ci fa vedere in realtà il doppio lato della medaglia. Quindi sì, ci sono degli investimenti che sono per cui vediamo un riscontro sul medio e lungo termine, ma ci sono degli investimenti che vediamo anche e soprattutto sul breve termine, spesso sono anche quelli che magari le aziende riescono a fare in modo un pochino più veloce. Poi ovviamente l'unione di queste nuove scelte, come dicevamo all'inizio e come troverete poi nell'articolo, può portare al risultato che chiunque vorrebbe, ovvero risparmiare e possibilità anche di scalare rapidamente. Quindi portare quegli investimenti iniziali, quei cambiamenti iniziali, con l'ottica di avere appunto un ritorno che non sia solo economico, perché qua in realtà si parla di risparmio, quindi non è che qualcuno ci paga, ma paghiamo di meno noi, ma ci può permettere anche di scalare rapidamente su altri fronti. E questi altri fronti sono ovviamente le fette di mercato che si possono aprire. Infatti ci sono diversi studi che affermano che circa 2/3 dei consumatori a livello globale ad oggi fa attenzione in fase di acquisto o in fase di scelta dei prodotti alla sostenibilità dei prodotti stessi, quindi a come i prodotti vengono creati, quali sono state le scelte delle aziende che li hanno appunto messi sul mercato e in quel momento fanno una scelta i consumatori, decidono se sono effettivamente disposti a spendere qualcosina in più per avere dei prodotti che sono magari più etici o che tengono in considerazione non solo del prodotto stesso e del guadagno, ma anche di quello che poi è
appunto avere un occhio un pochino più verso il futuro. Questo è uno dei punti, soprattutto se evidenziati in modo corretto e non, diciamo, in modo più pomposo e quindi che va al limite del greenwashing, permettono alle aziende di accedere a fette di mercato differenti e quindi di differenziarsi anche dai competitor, come dicevamo qualche minuto fa. Quindi, come dicevamo prima, sostenibilità significa sicuramente andare a ridurre le risorse che probabilmente sono di troppo, a capire anche quali sono le risorse che ci servono per davvero, ma significa anche ridurre a sua volta gli effetti negativi, sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista sociale, e di conseguenza significa poi portare verso le persone che ci scelgono e che scelgono i nostri prodotti dei benefit sia oggi ma anche, come ho detto diverse volte durante questa notizia, avere appunto un occhio al futuro. Bene, per il primo video del 2026 è tutto, spero che le notizie vi siano piaciute. Se vi sono piaciute ovviamente mettete like, commentate, condividete con amici, parenti e vicini di casa, e se state sentendo le campane mi dispiace, ma dovevo immaginare che sarebbe capitato anche per questo primo video. E ultima cosa, ma non per importanza, se volete sostenere il canale economicamente vi lascio il link Ko-fi qua sotto, potete donarci un caffè, un tè, e se invece non potete sostenerci economicamente non vi preoccupate, condividete il video, condividete il canale, suggerite ad altre persone di iscriversi se secondo voi i contenuti possono interessare a qualcun altro. E niente, ultimissimissima cosa, perché me la sono ricordata dall'inizio, come vi dicevo all'inizio del video, vi lascio comunque nella descrizione del video il link per il feedback form, ma tendenzialmente una delle scelte che al momento tra i feedback mi sono arrivate come più frequenti è quella di un video a settimana statico, e comunque statico come questo che state vedendo adesso, e una live stream al mese. Quindi in una settimana al mese salterà il video solito e ci sarà la live stream. Non vi preoccupate, ve lo dirò per tempo, così vi potete organizzare. E niente, vi auguro una buona giornata e grazie per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima settimana. Vi giuro, non ci sarà la live stream, probabilmente sarà quella ancora successiva, ma non vi preoccupate, vi terrò aggiornati. Ciao!